Ragazzi, abbiamo dato via il 583 e abbiamo preso questo da testare, da provare. Adesso lo apriremo insieme, vediamo un po' come è la situazione. Tanto la classica scatola come anche gli Uina, maniglia tattica. Apriamo il tutto assieme e vediamo un po'. 5 secondi che lo tiriamo fuori. Avete già visto in un mio video dove avevo fatto, diciamo, un test prova da un amico, ma oggi lo guardiamo proprio come vi arriva in scatola, lo testiamo veramente e faremo tutte le, come si chiama, le condizioni del caso. Allora, così viene consegnata una sua scatola con questa confezione in polistirolo. Qui abbiamo la batteria, ok, guardiamo un pochettino, che è una Lion 1200 7,4, che è 2 celle. Questo è però strano che non abbia il bilanciatore di celle, per cui si carica direttamente da qua, peccato. Poi qui andiamo, tanto scotch, e abbiamo un po' la situazione. Allora, chiavette varie e via dicendo, c'è il caricabatterie, una chiavettina, un cacciavite, vedete? Poi adesso tiriamo fuori il telecomando, un attimo. Il telecomando della Double Hobby, veramente uguale a quello del mio altro Volvo, leggerissimo. Poi qua ogni comando, vedete, ha il 360 perché deve muoversi in vari modi. E qui abbiamo le solite rotelline e via dicendo. Qui togliamo l'audio, le luci, le solite lampeggianti. Qui abbiamo le luci, qui togliamo le luci, poi questo qua, questi due accensione e questo è il clacson. Invece nel Volvo accendevamo con questi due. Come sempre, libro di istruzioni dove ci indica come caricare i vari movimenti e tutte le cose varie. Dateci un'occhiata in caso, se non avete mai avuto questi mezzi, tanto non costa niente, 5 secondi ve lo leggete. Li coliamo. Prima di accenderlo analizziamo il mezzo. Abbiamo una mega bena in metallo, naturalmente come anche l'altro, marchiata Volvo. Tutto il braccio in metallo con pistoni elettrici. I parafanghi giustamente in plastica. Abbiamo poi ruote molto più morbide del 583, se vedete quanto riesco a premere perché all'interno è vuoto. I cerchi plastica. Continuiamo a toccarlo tutto e troveremo, scusate per la tosse ragazzi, tutta plastica ma con un bel peso. Non è leggero ragazzi, non è leggero. La cosa bella è che è in scala, è fatto veramente bene perché non ha la cabina più piccola di quanto dovrebbe essere. Abbiamo le porte che si possono aprire e mettere il personaggio all'interno. Altro dettaglio comunque non da poco, guardate che bello si vede da dentro, se riesco a mettere a fuoco i dettagli della cabina, veramente belli. Poi, cosa interessante, guardate ragazzi, abbiamo l'asse posteriore oscillante, super top. Se io apro qua, ho ragazzi la cassa con l'attacco per la batteria nel vano motore, lì dentro avevamo tutta l'elettronica, guardate come è compressa l'elettronica qua dentro. Poi ci giriamo, adesso lo accendiamo e la stessa parte uguale qua, scalettine e roba varia. Diciamo che nei dettagli è fatto molto meglio dei dettagli, veramente. Su questo possiamo dire che, tra virgolette, nel dettaglio è più proporzionato. Adesso lo accendiamo e vediamo un po' come funziona. Abbiamo messo qua in alto, un'altra cosa importante, differenziale posteriore fisso, differenziale anteriore attivo. Se vedete noi giriamo le ruote in un senso e nell'altro vanno, però è un 4x4 perché se noi premiamo, alziamo il posteriore, scusatemi ragazzi, e andiamo avanti, sentite, è bloccato, per cui ha un differenziale qua centrale che fa andare il 4x4. Non vado molto pazzo per le fascette messe così per tenere le batterie, ma comunque non è un mezzo che deve correre, per cui poco mi interessa, però era meglio qua, spazio ne avevamo, fare un bel vano batterie e via. Adesso premiamo questi, allora, accendiamo qua dietro ragazzi, lampeggia, accendiamo questo, premiamo i tastini insieme. Allora, questo è come compare il nostro mezzo. Intanto, prima di tutto, togliamo l'audio, se no non riusciamo a parlare. Incominciamo con provare. Primo tasto, metto e tolgo l'audio, ok? Secondo tastino abbiamo i lampeggianti e, bellissima questa cosa, possiamo cambiare il gioco dei lampeggianti, vedete? Come io premo il tasto, il nostro lampeggiante da fisso a vari lampeggi fino a spegnersi
cambia l'impostazione, per cui avevamo un lampeggiante dimmerabile. Poi abbiamo questo tastino qua delle luci, dove noi premiamo e non funziona nulla. Per cui andiamo là, non capisco perché è più rumoroso. È più rumoroso quello che altro, però è strano che ah, ok ragazzi, ecco, non le vedevo ragazzi, guardate, premo le luci e dove ok, premo e spengo, vedete, accendono queste e qua c'è un po' di polistirolo rimasto. Vediamo un pochettino, le altre luci non ne vedo, non so per quale motivo, forse dovrebbe accendersi queste qua, in teoria capisco un attimo perché, poi torno da voi. Torniamo al problema delle luci che cerco di risolvere, perché funzionano se premiamo il tasto luci, vedete, ma quella dell'abitacolo no, questo è un problema da risolvere. Abbiamo naturalmente il LED, come vi ho detto, che cambia i vari modi di lampeggiare. Adesso proviamo ad alzare la bena, vediamo un po' come risponde. Allora, tolto il suono, alziamo la bena. Molto veloce ma molto rumoroso. Muoviamola bene avanti e indietro, lenta con un limite, vedete, più di così non va giù. Un difetto che io rispecchiavo in questo modello, se voi notate, quando io tiro su la bena, tirando solo in giù questa leva, per cui dovrebbe muoversi solo il braccio, guarda cosa succede. Ecco, questa è una cosa che non mi piace a me, cioè io dovrei, quando tiro su, giocare anche con la bena per far sì che la bena non tenda ad andare giù da sola. E c'è qualcosa di proporzionale che è, passiamo il termine, di miscelato, che quando io alzo questo, lui tenderà a buttarmi giù la bena. Vedete, quando io abbasso, guardate, potete tenere la bena su. Allora, io poi invece abbasso molto, vedete? La cosa bella è che senza prolunghe io arrivo già a battuta, ok? Per cui posso tranquillamente crearmi una strada liscia, cosa molto importante per me, perché quando con l'altra palla gommata devo stare più alto e impuntare la bena in giù. Però se io butto tutto giù la bena, va non tantissimo, ma va, comunque alza il nostro mezzo, ma non ci interessa questo. La cosa che vi dico, state attenti, che quando voi alzate solo con questa levetta in giù, guardate ragazzi, metto qua, che non faccio altro, solo giù, guardate bene la bena che movimento fa, guardate, cioè mi sta aiutando a scaricare quando magari io devo andare avanti e non devo ancora scaricare. Comunque questo è un piccolo difetto che si può ovviare naturalmente controllando la bena mentre noi alziamo, giustamente. Andiamo giù. È un difetto che sapevo. Poi, allora, andiamo avanti. Comandi proporzionali, molto sensibile, bellissima. Perfetto. Riusciamo a governarle in modo molto delicato, guardate ragazzi, perfetto. Andiamo a sterzare, una sterzata molto veloce, confronto al nostro vecchio Wina è molto più veloce. Adesso facciamo un altro test. Il nostro mezzo penso pesi sui 3 kg, roba genere, 3-4 kg, non di più. Adesso li mettiamo le bottiglie dell'acqua, vediamo se il braccio ce la fa alzarle. Naturalmente sappiamo che può alzarle finché lui non si alza posteriormente, per cui anche se il braccio magari è molto più forte, abbiamo il sedere che comunque tende a venire avanti, è inutile che possiamo provare a alzare peggio, è inutile. Dobbiamo compensare con dei pesi, ma vediamo un pochettino. Facciamo solo questo test qua adesso della forza del braccio, un attimino, andiamo. Mettendo già 2 bottiglie, per cui abbiamo circa 3 kg di roba, ok? Ho notato che leggermente lui si alza poco. È già così sollevato, adesso noi proviamo a sollevare un po' di più, vediamo un po'. Ragazzi, senza problemi.
3 kg senza problemi, non si crea alcun problema qua, ok, sarà un po' più alto, ma il braccio ce la fa volentieri. Per cui dai, diamo un peso di 3 kg, poi se io aumento sicuramente lui tenderà a fare questo, anche se comunque... Tutto questo come considerazioni finali, per quello che ho visto, togliamo il fatto che adesso l'azienda mi deve risolvere il problema delle luci, perché deve risolvere per forza, non si accendono e il mezzo le accende, io le voglio, ha una schedina all'interno, deve accendersi. Funziona tranquillamente il lampeggiante, non capisco perché non vadano i LED. Comunque, detto questo, a parte questo problema di luci risolvibile, spero, e il difetto che avete visto che purtroppo come alziamo il comando dell'alzata si miscela insieme al comando della bene e tende a buttarla giù, ma possiamo compensarlo tranquillamente regolandoci noi dal telecomando. Dobbiamo giustamente abituarci a questo difettino. Scende abbastanza bene, dovrebbe scavare abbastanza bene, è bellissimo, le ruote sono ottime, dietro la parte oscillante è fantastica, per cui state in linea perché faremo il prossimo video, lo proviamo su terra dove andiamo a testarlo nel suo ambiente, vedere un pochettino come va. Detto questo ragazzi, io vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciate un commento e un like perché mi fareste un grande favore. Alla prossima, ciao a tutti!